Il mio ruolo credo sia un pochino complesso dal punto di vista psicologico, non è tanto difficile giocarci in sé e le difficoltà vengono soprattutto quando si gioca in casa e a San Siro in particolar modo, di fronte a 70-80 mila spettatori. Uno si vede solo, circondato da un paio di avversari e quindi il sistema nervoso influisce e credo sia determinante. Sono tranquillissimo, quindi non so se questo dipenda dalla consapevolezza delle nostre possibilità, non lo so, comunque stavolta siamo abbastanza calmi. Anche i suoi compagni? Sì, ho visto ora sul pullman, sono tutti tranquilli, quindi speriamo bene. Le ultime 4 partite di quel campionato lì, se non sbaglio, Picchi giocava terzino e a Herrera alle ultime 4 gli disse a Picchi: Armando, ti ho trovato il posto che va bene per te, ti faccio giocare lì però. Le ultime 4 partite non abbiamo più preso un gol e l'anno dopo è cominciato la nostra epopea, diciamo così, l'anno dopo è cominciato la grande Inter. Noi abbiamo avuto all'epoca della grande Inter Armando Picchi, che indubbiamente era il capitano e anche l'allenatore in campo. In campo c'era Armando Picchi che aveva una grandissima personalità e riusciva a sistemare le cose sempre. Questa personalità era talmente forte, talmente grande sui difensori che ci giocavano davanti a lui, che erano Burnis, Guarneri e Facchetti, di tenerli in soggezione, praticamente comandarli anche senza le parole, no? Era il capitano eletto anche dal gruppo, ma io quello che ricordo fu un calcio di rigore. Giochiamo col Toro, ci basta il pari per aver vinto lo scudetto, pioveva, terreno bagnato, perdiamo 2-1. Calcio di rigore a nostro favore col 2-2 a fine partita e scudetto. Mi mancava un po' il fiato. Prendo la palla, la metto sul dischetto, poi vengo indietro e guardo, vedo questa porta piccola. A un certo punto mi giro, vieni qua, era il capitano. Il terreno era fangoso, no? Si tira giù le maniche della maglia, mi pulisce la scarpa destra. Non puoi tirarlo con questo fango. Adesso te la pulisco, per te è facile fare gol. Mi ha sbloccato. In campo cerchiamo tutti di aiutarci anche a parole, con consigli, e quindi non è necessariamente importante che uno abbia la fascia, o meno, ma per aiutare a parole un amico. È giusto che sia così, in quanto Facchetti ha giocato più partite di tutti. I compiti del capitano si sanno, insomma, deve comportarsi bene in campo e cercare di far comportare bene anche gli altri giocatori. Ecco, quindi non avrà bisogno di dare ordini ai suoi compagni, se la sente nel caso di dare ordini ai suoi compagni? Ma come ho detto prima, ordini non si danno in campo, anzi si cerca di aiutare o meno il compagno che ne ha bisogno, quindi penso che di ordini non ne debba dare. Il mio sogno era di diventare titolare dell'Inter. Non solo sono diventato titolare, ma ho giocato per 20 anni nell'Inter, ho raggiunto tutto quanto si poteva raggiungere con una squadra di club. È stato un grande, forse uno dei più grandi terzini che aveva mai avuto l'Italia, e non solo l'Italia. Perché se parliamo di un terzino che ha fatto 73 gol senza aver tirato mai una punizione e un calcio da fermo, vedete che razza di giocatore è stato Giacinto. Herrera mi diceva: guarda,
se tu giochi difensore fai il difensore e l'attaccante, se tu giochi all'attacco fai solo l'attaccante, quindi fino a quando tu ce la fai a correre, in questo modo preferisco farti giocare. Certo che partendo da dietro potevi vedere meglio dove inserirti in fase d'attacco. Certo che ho il piacere di aver iniziato a giocare in un modo che poi è stato copiato non solo in Italia ma anche all'estero. Siamo davanti veramente al primo forse fluidificante storico. Giacinto era un atleta e chiaramente se tu riuscissi a Usain Bolt a dargli tecnica, chi lo prende? Lui aveva, quando proprio si allungava, non era proprio quello dei 20 metri finali, ma quando partiva dalla sua difesa e veniva avanti, lui in 5 secondi era già davanti alla porta. Noi ci mettevamo molto di più, queste gambe, questo modo proprio perfetto di correre, la fisicità. Poi sai, la tecnica piano piano ti viene, però le doti atletiche se ce l'hai ce l'hai, se non ce l'hai non ce l'hai. Lui le aveva proprio al top. All'allenamento si presentava sempre un'ora e mezza prima, lui lo preparava, voleva curarsi attraverso i medici, i massaggiatori, i fisioterapisti, in modo di essere pronto all'allenamento. Io credo anche che non sia sufficiente dire che voglio vincere, devo anche prepararmi per vincere, nel senso che devo fare tutto quanto è necessario per poter essere in condizione di vincere, cioè non pensare solo alla domenica, oggi voglio vincere. Bisogna passare tutta la settimana con questa voglia e fare tutto quanto è necessario dal lunedì al sabato per prepararsi a vincere. Il rapporto con lui è sempre stato, al di là del professionista, quello dell'educatore. Anche io ero un ragazzino ed era sempre disponibile a insegnarti qualcosa, a darti qualche segreto della professione. Un grande uomo, un grande capitano, un esempio positivo per tutti noi, per me in modo particolare, ma soprattutto per tutti gli interisti e per tutti noi, assolutamente una grande persona. Quando io ho iniziato molta gente diceva, lo dico in milanese, ma due va che lì, no, come suo padre. Cioè la gente però per affetto voleva venirmi a vedere mio padre. Prima di tutto non abbiamo il fisico che aveva lui, il modulo di gioco è cambiato, sono cambiate troppe cose. Penso che non si possa nemmeno fare un paragone, non sta in piedi secondo me. All'inizio fu molto dura perché io non capivo cosa voleva dire il numero 8 che giocava di punta. Cioè io ero un centrocampista, secondo me è la mia idea, anche perché mio papà era un grande centrocampista che però vinse la classifica cannonieri in un paio di campionati, no? E io probabilmente nella mia testa volevo giocare con mio padre e invece Herrera voleva giocare già in un modulo nuovo 4-2-4, io dovevo stare in fianco alla prima punta. Poi la marcatura uomo, c'erano dei difensori che ti massacravano, io ero magro e quindi star lì non era. Però a quel punto il mago mi disse ma tu devi svariare, vai sulla destra, vai sulla sinistra, non devi stare fermo. Quando capii cominciai a fare qualcosa. Il primo Mazzola era assolutamente immarcabile. Sandrino Mazzola ha detto il Mingabun, perché noi scherzando lo chiamavamo Mingabun, lui lo diceva a me Mingabun, io lo dicevo a lui. È stato secondo me una mezzala, forse la più forte mezzala che abbiamo avuto in Italia. La velocità, lo scatto, il passo breve, il dribbling che ho visto a lui, l'ho visto raramente. Mazzola è stato, diciamo, uno dei
si può dire numero 10 e mezzo, perché non era una mezzala, non era una punta pura, però era nei 20-25 metri, era molto molto pericoloso. Ha dato una svolta all'attacco dell'Inter, perché con la sua velocità, con la sua destrezza e con la sua imprevedibilità ha dato una svolta. Nella seconda fase della sua carriera nerazzurra, che possiamo identificare a partire dal 1970, dal secondo posto dietro al Cagliari e poi dallo scudetto del 1971, lui ha cercato di diventare veramente il leader di questa squadra. I 4 più importanti erano Mazzola, Facchetti, Corso e Burni. Sandro Mazzola era uno dei leader. Diciamo che quando ho iniziato io ero molto giovane, c'era il gruppo della vecchia Inter rimasta e Mazzola era uno dei leader assieme a Corso, Suarez, Facchetti, quindi era uno importante, ecco, nello spogliatoio. Nei momenti particolari la sua voce, il suo impegno, la sua voglia di dare la trasferiva agli altri. Quando tu riesci a rimontare delle cose che ci sono dentro alla tua squadra, a te stesso, eccetera, è una cosa fantastica che te la ricordi sempre. Io mi ricordo che io entrai in spogliatoio e guardai i miei compagni. Erano tutti smarriti, tutti con la paura di non essere all'altezza della situazione. E mi ricordo che allora andai vicino da quello che secondo me poteva essere un capitano, non era il capitano, ma insomma il nostro portiere era una cosa fantastica. Bene, allora adesso vuoi dire tu ai ragazzi come facciamo o sappiamo già come facciamo perché vinciamo la partita? E questo sbloccò tutto, perché così potremmo parlare tutti e ci sentivamo dentro nella partita. Viene permesso di partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione della società, sia in rappresentanza dei miei compagni, quindi potrò portare avanti determinate istanze, far sentire la voce dei calciatori e dirigenti. Molto spesso, infatti, nella storia di calcio c'è un po' una barriera tra dirigenti e giocatori, si vive in due ambienti completamente separati, a volte non ci si conosce bene. Io ricordo la mia situazione, che ero giovane, avevo dei problemi, insomma, problemi creati, ecco, dal mio ruolo e da qualche errore fatto. Mi ricordo che Sandro veniva a parlarmi e cercare di aiutarmi con le parole, e sicuramente l'ha fatto, è stato importante per me. Per me l'Inter è quella che a un bambino, a 2 bambini, morto il papà, gli ha detto: vi do la possibilità di diventare qualcuno. Io credo che qualunque bambino vorrebbe una cosa del genere. Quindi nerazzurro è nerazzurro, rimane dentro. Non puoi tirarmelo fuori, non riesci. Puoi fare qualunque cosa, ma rimane. Me ne levi un po' e ricomincia da capo e ritorna grande come prima.